Bentornato, sei bello carico perché io di fuori vedo un bellissimo sole. Dopo l'amore e la morte passiamo al passo successivo che è quello, la devozione all'amore. Quando tu riesci a entrare dentro al tuo cuore e quindi quando tutto quello che è esterno l'abbiamo visto, l'abbiamo fatto morire, no? La morte dell'ego, la morte della manipolazione, la morte di tutto quello che ha a che fare con l'amore, con le categorie precostituite. E ho fatto anche l'esempio del momento in cui si muore che rimane la scintilla. La devozione all'amore vuol dire che dobbiamo essere devoti all'amore, ma non devoto all'amore verso l'altro e non devoto all'amore verso te stesso, perché abbiamo detto che uno dei principi fondamentali e l'obiettivo del Tantra è quello di diventare uno e di dissolvere la dualità. E tu dirai bene, Notori Barcellona, no, bene, però la matematica non è un'opinione. Se io sono uno e sono in coppia con un altro che è un altro, 1 più 1 fa 2, come facciamo a diventare un 1? E qui iniziamo ad arrivarci. Devozione all'amore vuol dire che tu non devi, a parte che abbiamo detto che tutto quello che ha a che fare con l'ego va distrutto, quindi mettere sul piedistallo l'altro o mettere sul piedistallo te stesso e quindi l'ego, perché nel momento in cui tu hai fatto morire tutto quello di te che non è reale, che non ti appartiene, rimane questa famosa, seguimi perché qui non è facilissimo, rimane la famosa scintilla, cellula, che è quella dell'amore per il quale l'essere umano, tutti sono nati ed è il istinto, uno degli istinti primari. Quindi se tu identifichi la luce nella tua coppia, nell'altro, nel momento in cui si va in crisi perché l'altro sta attraversando un suo particolare momento, la lampadina, la luce svanisce. Invece l'obiettivo è quello di avere sempre in mezzo anche alla terza guerra mondiale o la quarta guerra mondiale, avere sempre l'interruttore della luce accesa. E allo stesso modo, se tu accendi solo la tua luce e non riesci ad accendere la luce dell'altro o l'altro ce l'ha spenta oppure ognuno ha un voltaggio della lampadina diverso, non si crea questa unità. Quindi devoti all'amore vuol dire devoti all'amore, alla scintilla divina, e non sto parlando di scintilla divina in termini religioso con il quale ci hanno cresciuto, è la vita, è diciamo veramente l'istinto, la priorità fondamentale, l'amore, anche nonostante uno abbia avuto o abbia una vita difficilissima, è lì il trick, è lì il gioco di non cercare l'amore nell'altro, di non cercare l'amore in se stesso, ma di essere attaccati alla luce che c'è lassù in alto 24 ore al giorno, qualsiasi cosa succeda, perché se succede qualcosa, quella luce c'è sempre. Non dipende da qualcosa di esterno e non dipende neanche dal tuo interno, perché abbiamo detto che l'ego va spazzato via. Dipende da qualcosa che è ulteriormente sopra la fonte, la luce, la centrale elettrica, e quella nel momento in cui ti colleghi non si spegne mai. Può arrivarti addosso anche la più, scusami il termine ma rende molto l'idea, merda della merda, ma tu rimani in piedi. Ti sarà capitato sicuramente di avere avuto delle storie, o magari lo stai vivendo ora, o hai sentito raccontare delle storie da tuoi amici, conoscenti, in cui a un certo punto la coppia vacilla perché uno dei due non pompa più, ma non in orizzontale, nel pulso della vita come prima, e
Se non c'è una luce fissa, perché il partner può fare da luce anche per quella luce che si è fulminata, ma a un certo punto si fulmina anche quella. La coppia scende sempre di più di vibrazione, il pulso tantrico, il pulso di vita scende sempre di più, si appiattisce. Se non si trovano delle soluzioni, come un esempio questo del percorso di pulso tantrico, la coppia è destinata a spegnersi per sempre, che non mi piace questa parola, ma a spegnersi. Un esempio molto calzante potrebbe essere questo: devi riuscire a capire e a diventare e a sentirti l'acqua e il bicchiere d'acqua. Devi cominciare a comprendere, a essere, a sentirti la luce e la lampadina, che sono un'unica cosa. Se vuoi bere e o non c'è l'acqua o non c'è il bicchiere o la bottiglia, non bevi. Se vuoi avere la luce, hai la lampadina, ma non hai l'attacco per la lampadina o viceversa, non riesci ad avere l'elettricità. Ed arriviamo al famoso 1, e quindi ci deve essere appunto questo incastro, ma è l'incastro di quello che è sopra.